Allora, papè Satan Aleppe non si sa cosa vuol dire. Ci hanno perso anni e anni per sapere, naturalmente, il significato ed è come dire uno rimbecillito dall'avidità della ricchezza, fa papè Satan Aleppe, e avrà detto, madonna, ma di che c'è? Sembra Satana, sembra, oh, c'è uno, c'è due, può di qualsiasi cosa, non si sa, però ci hanno studiato. Un altro video del format Ho risolto, nel quale do la soluzione basata sul metodo scientifico a un verso complicato della commedia di Dante. Premessa d'obbligo per prevenire commenti stupidi. Non ho letto tutte le spiegazioni della commedia pubblicate in questi 7 secoli. Se il commentatore abbi, grazie a un'intuizione illuminata, è giunto alla mia stessa conclusione dando solo questa interpretazione, non che era 3-4 e tra queste c'è anche questa qua, nel commento pubblicato l'anno 1000XYZ sono felicissimo, tutti i meriti vanno a lui, l'ha trovata lui per primo, scrivete nei commenti chi è, bravissimo, applauso. Io in questo format do una e una sola spiegazione a un verso complicato della commedia, dando le prove del perché tale spiegazione è più valida delle altre. Quindi in futuro niente toglie che con lo stesso metodo scientifico si giunga a una tesi ancora più supportata da prove e quindi ancora più valida. Al momento questa soluzione, per questo il titolo Ho risolto, scioglie il nodo, risolve la questione, sostituisce le spiegazioni sbagliate, a volte in modo oggettivo, che ho trovato in molti altri commenti che ho consultato. Per questo ho risolto, no? Che io per primo ho capito che forse sì, e in alcuni casi sì, in alcuni casi no, ma non mi interessa, non è quello l'obiettivo. Per farti notare quanto poco me ne freghi di prendermi i meriti altrui, non metto neanche il mio nome e cognome in questo canale. L'obiettivo è quello di farti riflettere, dandoti delle prove testuali, non quello di dire che io sono arrivato prima degli altri a questa cosa. Usate ciò che dico nei vostri commenti, nelle vostre spiegazioni, sono felicissimo. Non citatemi neanche, va bene. Fine premessa che dovrò ripetere per ogni video, ho risolto, se no arriva il commento. Quello lì nel 1450 l'ha detto prima di te. Va benissimo. Uno dei versi più enigmatici dell'intera commedia di Dante si trova nella prima canzone, settimo canto, primo verso, 171. Papè Satan Aleppe. Ho già spiegato quel canto nel mio canale, ma in un altro mio video che ho intitolato Ho risolto la terzina dantesca più difficile dell'inferno dopo 700 anni di spiegazioni sbagliate, chiedo qual è, secondo chi mi segue, il passaggio di più difficile comprensione dell'opera, e spesso tra le risposte spuntava questo verso. Scrivi nei commenti qual è, secondo te, il verso più complicato che piano piano li affrontiamo tutti. Li sto già affrontando nella mia spiegazione scientifica, però ovviamente per spiegare un canto ci metto 2 ore, qui invece faccio un video solo per spiegare un verso. Quindi, dato che ho appena pubblicato la spiegazione scientifica di 1.19, che dà ulteriori conferme all'interpretazione che già diedi a quel verso spiegato in 1.7, uso questo video per spiegare brevemente quel verso con altre prove, collegando questi 2 canti. Papè Satan Aleppe significa il Papa è Satana, il Papa è il primo Satana. Papè sta per Papa, se non proprio il Papa è. Satan sta per Satana, Aleppe sta per Aleph, insomma il principio, il primo, l'alfa contrapposto all'omega. Come Yosef viene italianizzato in Giuseppe, Aleph in Aleppe. Fine, semplicissimo. Se volevi conoscere solo la traduzione di questo endecasillabo, puoi chiudere qui il video. Se invece ti interessa capire come ci sono arrivato, continua. Il mio obiettivo non è quello di dare la soluzione, sto spiegando la commedia in modo scientifico verso dopo verso, quindi le soluzioni le do di volta in volta, ma farti capire il metodo scientifico che mi ha portato a quella, le prove, se no ognuno interpreta come vuole, libero di sparare a caso in docoio coio. No, ci sono spiegazioni oggettivamente sbagliate, ci sono alternative valide e c'è l'interpretazione corretta perché fondata su basi più solide, che in futuro potrebbe cambiare e avvicinarsi sempre di più al pensiero dell'autore. L'obiettivo resta quello. Le prove a favore dell'interpretazione che ho appena dato sono così tante che, nonostante la scienza sia un processo e che io non stia divulgando verità assolute, ma un metodo di ricerca che mi porta a determinati risultati, questa volta mi sento abbastanza sicuro che in futuro nessuno, compreso me nel futuro, troverà, usando il metodo scientifico, una verità più valida di questa. Alcune prove a conferma di questa tesi le dico già nel video in cui spiego 1.7, metto in collegamento in descrizione così puoi recuperartelo e inserire il verso nel contesto, che è fondamentale. Dato che le prove sono tante, per non ripetere le stesse parole, e dato che ti ho già detto che ora, rispetto a quando ho pubblicato quel video, ho spiegato anche 1.19, userò qualche collegamento tra questi 2 canti per aggiungere conferme alle conferme. In 1.7 a pronunciare tali parole è Pluto,
mitologicamente detto il ricco, e nel suo cerchio sono puniti gli avari, e la colpa contraria, con terzine quali questi fuorcherci, chierici, che non han coperchio piloso al capo, e papi e cardinali, in cui usa avarizia, il suo soperchio. In 1.19 c'è scritto fuor della bocca ciascun soperchiava, in 1.7 soperchio, d'un peccator li piedi e delle gambe, infino al grosso e l'altro dentro stava. In 1.19 si vedono i dannati, simoniaci, conficcati gambe all'aria con le piante dei piedi infuocate, ognuno nel suo foro, ma tra i tanti Dante è attirato e va a parlare proprio con uno che scoprirà essere stato un papa. Quel papa gli dice che sotto di lui ci sono altri papi simoniaci precedenti a lui e sa già che arriverà Papa Bonifacio VIII, letteralmente vivo al momento del viaggio, a prendergli il posto, e dopo non molto ne arriverà un altro ancora. In 1.7, ripeto, si parla anche di papi, puniti tra gli avari, e in 1.19 c'è scritto che la vostra, nello specifico di voi papi, avarizia il mondo attrista. Sempre in 1.19 Dante riporta 3 volte la parola oro e 3 volte la parola argento. Ricorda che il Cristo non chiese altro che essere seguito, come neanche chiesero soldi quando sorteggiarono il sostituto di Giuda. Parla dell'idolatria e compare la terzina ai Costantin di quanto mal fu matre, non la tua conversione, ma quella dote, la dote di Costantino, la donazione di Costantino, i beni terreni, che da te prese il primo ricco patre. Come ti ho detto che viene chiamato mitologicamente chi pronuncia Papè Satan, sì, il ricco. Virgilio in 1.7 zittisce Pluto con queste parole: taci, maledetto lupo, che tra l'altro rima con cupo e strupo, e lo collega alla lupa, per alcuni intesa come avarizia cupidigia. In 1.19 Cupido, pieno di cupidigia, sì, per avanzare gli orsatti. Alla lupa della Roma con la sua chiesa, e mi fermo qui. Passiamo al testo posizionato in fondo alla Bibbia, chiamato Apocalisse o Rivelazione. È attribuito al Vangelista, così lo chiama Dante in 1.19, Giovanni. Apocalisse 22, da 12 a 16. Ecco, io verrò presto e porterò con me il mio salario, per rendere a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'Alfa, 1.7, Aleppe, e l'Omega, il primo, in 1.19, primo ricco padre, e l'ultimo, il principio e la fine. Beati coloro che lavano le loro vesti, avranno parte all'albero della vita e potranno entrare per le porte nella città. Fuori i cani, i fattucchieri, gli immorali, gli omicidi, gli idolatri, in 1.19, e che altro è da voi all'idolatrare. E chiunque ama e pratica la menzogna. In 1.19 siamo nell'8° cerchio, quello della frode, io Gesù, eccetera. Pluto, che alla fine di 1.6 è introdotto come il gran nemico, dove il nemico del Cristo è la morte, nemico che lui sconfigge, e la ricchezza sulla terra, 2 concetti molto legati, che ha ripetuto più volte di abbandonare per ottenere un tesoro in cielo, la vita eterna. Lo so che potevo fermarmi già qualche minuto fa, ma te ne dico un'altra più sottile, ancora soltanto collegando 1.7 a 1.19 per farti capire ancora meglio cosa intendo per metodo scientifico. Papè Satan, quindi il Papa a capo della Chiesa di Roma, è strettamente collegato a Satana. In 1.19 Dante si rifà all'Apocalisse, che ho appena apostacitato, e anche lui ha apostacitato, dove in un passo controverso si parla di una prostituta che siede sulle acque sopra una bestia con tanto di corna, teste, oro, colore scarlatto, nomi blasfemi. Per Giovanni la prostituta, madre delle prostitute, è Babilonia. Per Dante la prostituta è sua figlia, prostituta a Roma, con la sua chiesa e il suo papa, e Dante unifica ancora di più rispetto a Giovanni la figura della prostituta con quella della bestia. 1.19 Di voi pastor, nello specifico papi simoniaci, s'accorse il Vangelista, Giovanni, quando colei, la Chiesa di Roma, che siede sopra l'acque, i popoli, puttaneggiar, fare la puttana, coi regi, con i re, potere temporale, a lui fu vista, da Giovanni fu vista. Quella che con le 7 teste nacque e dalle 10 corna ebbe argomento, finché virtute al suo marito piacque. Secondo molti commentatori il marito in questione è il Papa, confermando ancora di più questo Papè Satan. Secondo me invece è il Cristo, dato che in quel canto il Papa è chiamato ricco padre, mentre il marito della Chiesa è notoriamente il Cristo, ed elenco alcune prove scientifiche a conferma di questa mia tesi, nella spiegazione integrale a 1.19, ma questa è un'altra storia. E
e dice questo Pluto, allora, papè Satana Leppe non si sa cosa vuol dire. Ci hanno perso anni e anni per sapere, naturalmente il significato è come dire uno rimbecillito dall'avidità della ricchezza, fa papè Satana Leppe, e avrà detto, madonna, ma di che c'è? Sembra Satana, sembra, oh, c'è uno, c'è due, può di qualsiasi cosa, non si sa, però ci hanno studiato, però l'ha fatto soprattutto per fare la rima con Eppe.